Allora, Pretoro è uno dei borghi più belli d'Italia, rientra nel comprensorio della Maielletta e negli ultimi anni è stato, diciamo, oggetto di un progetto comunque di sistemazione e valorizzazione del centro storico. È noto soprattutto come borgo del lupo. E infatti qui ha luogo la prima domenica di maggio una delle sacre rappresentazioni legate al miracolo del lupo e di San Domenico, la prima domenica di maggio appunto. Poi abbiamo altro elemento caratterizzante, la presenza dei fusari, che sono degli abili artigiani nella lavorazione del legno e negli ultimi anni è stato, diciamo, riportato alla luce un'altra tematica molto sentita, che è quella del brigantaggio. E tra l'altro proprio nel giugno del 1861 il piccolo centro di Pretoro è stato, diciamo, teatro di un episodio di brigantaggio. Pretoro entra nel novero dei borghi più belli d'Italia e come insomma si vede, come possiamo vedere, conserva un impianto urbanistico di età medievale, caratterizzato quindi da stretti vicoli, sporti, che sono questi passaggi coperti da volte a botte, che ci conducono fino a quello che era la parte più antica, il nucleo più antico dell'abitato, in alto, posto in altura, dove sorgeva il castello. Oggi non rimangono tracce né del castello né delle mura, ma sono ancora visibili alcune torri, nello specifico case torri. Pretoro sviluppò l'abitato in una posizione tra l'altro strategica nei pressi del fiume Foro, quindi diciamo a controllo dell'intera vallata. Presumibilmente con la caduta dell'impero romano ci fu, diciamo, un periodo di crisi e un periodo buio anche per quanto concerne l'abitato di Pretoro, il cui nome dovrebbe, d'origine appunto Pretorium, dovrebbe essere legato alla presenza di questa villa del I secolo d.C., che era la casa del pretore. E poi, nell'arco, potremmo dire, dei secoli, per digressione semantica, è andata ad indicare genericamente una dimora signorile di campagna. Di qui appunto il nome. Con l'avvento del Medioevo, soprattutto le invasioni barbariche, c'è uno spostamento appunto dell'abitato in altura. A Pretoro, tra i monti della Maiella, da secoli venivano prodotti oggetti in legno di ogni tipo, utensili da lavoro, oggetti per la cucina, per la filatura della lana, manici per roncole, falci, subbie per calzolai e altri oggetti per il tempo libero e giocattoli. Tutti in casa, o quasi, prima dell'arrivo dell'energia elettrica, avevano un rudimentale tornio a pedale. Occupava poco spazio e più delle volte veniva posizionato in un angolo della stalla. Una vera e propria macchina da lavoro manuale, usata già nei primi dell'Ottocento. In paese erano in molti a praticare l'arte del fusaro. Potrebbe sembrare chissà quale arte circense o competizione di qualche attività ancora sconosciuta. Invece era l'artigiano specializzato nel realizzare il fuso per filare la lana. Un attrezzo da lavoro presente in tutte le case, fondamentale nel lavoro delle filatrici. Nei mercati locali o quelli fuori regione non venivano acquistati se non realizzati a Pretoro. Ricorrente la frase «il fusaro deve essere di Pretoro». Chi erano questi briganti? Dei banditi? Dalle ricerche storiche negli archivi di Stato di Chieti, Napoli e Torino è emersa un'altra verità, una storia fatta di uomini, di contadini, di pastori, boscaioli, ma erano solo degli uomini che sono diventati briganti per salvare la loro terra. E c'erano anche ideali da difendere, libertà e indipendenza nella lotta contro i forestieri, usurpatori della terra, violenti colonizzatori. La visione romantica della realtà animava le grame esistenze dei poveracci, non soltanto i letterati. C'era chi fuggiva alla leva militare, l'ingiustizia più grande a cui la povera gente veniva costretta dal nuovo Stato e che per sottrarsene era disposto a tutto,
Si trattava di 5 anni per la fanteria, 6 per i bersaglieri, l'artiglieria e la cavalleria. È proprio quella della leva obbligatoria, tanto per far come dire, luce su un aspetto dei molteplici. Pensate cosa significava privarsi di uomini, quindi forza lavoro per 5 anni, in un sistema dove appunto l'economia si reggeva sull'agricoltura, l'allevamento, comunque era l'uomo che effettivamente era insomma il capofamiglia e riportava la cena a casa. E ovviamente a questo si vanno ad unire, come vi ho accennato prima, una serie di problematiche sociali e politiche. Quindi diciamo non è che il brigantaggio si può ridurre, è un fenomeno piuttosto complesso, però come dire, bisognerebbe leggere il tutto, la documentazione, non con pregiudizio ma a 360 gradi, perché se è vero che si macchiarono insomma di episodi piuttosto cruenti, dietro c'era del malcontento. 6 giugno 1861, l'assalto a Predoro guidato da Il Mercante. 50 uomini sono scesi in paese con il motto "Chi vive?". E i briganti guidati da Il Mercante erano ormai alle porte del piccolo borgo alle falde della Maiella. Quest'ultimo diede l'ordine di calare e il loro motto era "Chi vive?". La risposta doveva essere Francesco II, ma un malcapitato ottantenne Nicola d'Angelo di Pretoro, alla domanda "Chi vive?" rispose "Iddio, la Madonna e Gesù Cristo". "E chi altro?" replicò il brigante. "Vittorio Emanuele". Risposta sbagliata. Fu per sempre mutilato al braccio destro con una fucilata. Anche questa è storia vera del brigantaggio. Non sono io a parlare, ma i documenti dei luoghi della memoria, che sono gli archivi di Stato.